Buonasera a tutti. Sono stato ospitato questa sera da un piccolo gruppo di germani che ha montato il loro campo qui, in questo luogo. Noi oggi vediamo il popolo dei germani come dei barbari, come gente rozza, senza cultura, ma la realtà storica è diversa. Domani, con la luce del sole, vedremo insieme alcuni aspetti, alcuni dettagli della loro vita, sia nell'arte che nel modo di vestire, e scopriremo insieme la realtà storica come ci è stata tramandata. Buona serata e buona visione. Buongiorno, è stata una notte molto fredda e difficile, ma il fuoco ad ogni modo ci ha fatto compagnia, perché uno dei pregi che vengono attribuiti ai popoli germanici, ad esempio da Tacito, è la loro ospitalità, cosa che non ci aspetteremmo da un popolo di barbari, come lo definiremmo noi oggi. Bellissima giornata, ancora la bruma è sui prati. Presto vedremo alcune realtà storiche del popolo dei Germani, poiché non c'era solo un gruppo di germani, ma bensì tanti e diversi fra di loro. Quindi questo è un po' un campo multiepoca, ecco, se vogliamo metterla in quel modo. Salve, sono Godeok, un guerriero germanico di IV secolo. Questo è il mio equipaggiamento. I germani andavano in battaglia con asce, lance e framee. Le lance venivano usate per combattere alla breve distanza, a differenza dei greci che usavano picche molto più lunghe. Queste erano alte intorno ai 2 metri, mentre le framee erano armi da certo per colpire a distanza. Per difendersi usavamo degli scudi, potevano essere rotondi come questo, esagonali, allungati, e potevano avere diverse dimensioni e soprattutto erano molto colorati, come ci diceva Tacito. Per quanto riguarda invece l'abbigliamento, a coprirci dal freddo c'era sicuramente un mantello di lana pesante che era molto utile nei lunghi inverni del nord. Questo veniva chiuso da una spilla a balestra, in particolare questo è la ricostruzione di una spilla proveniente dalla Germania, da Stockstadt,
e serviva proprio a chiudere il mantello e rappresentava, serviva a rappresentare una figura di alto rango, perché non tutti potevano permettersi oggetti del genere. Oltre al mantello, l'abbigliamento era costituito da una tunica a T, con la parte centrale molto larga, le maniche più corte, che serviva ad agevolare i movimenti, a permettere alle persone di muoversi con comodità. Mentre i pantaloni erano come li conosciamo noi oggi, cioè due lunghe calze che coprivano e arrivavano fino al piede. Questi venivano fasciati con delle fasce che aiutavano il movimento, soprattutto nei boschi dove c'erano sterpaie, si potevano ferire, potevano strapparsi. Mentre le scarpe sono le scarpe a sacchetto, delle pezze di pelle che venivano richiuse e anche decorate in questo modo per dare più eleganza alla calzatura. E l'abbigliamento era completato generalmente da dei coltellini che venivano utilizzati per cucinare, ma anche per attività di tutti i giorni, e delle sacchette venivano riposti gli attrezzi per accendere il fuoco generalmente, quindi avremo una pietra focaia e un acciarino. E questo era l'abbigliamento di un germano di IV secolo. Era semplice, ma era molto funzionale. Primo secolo, sia germanica che romanica. Terzo secolo, anche questa va bene sia per i germani che per i romani. Quarto secolo, fibula a balestra romanica. IV secolo, fibula a balestra germanica. V secolo, fibula sassone. Sesto, fibula femminile zoomorfa longobarda. Fibula maschile a braccia uguali maschile longobarda. Fibula a staffa con figure zoomorfe femminile longobarda. Dai, sì. Bevono un liquido fermentato d'orzo e frumento che rassomiglia al vino. Quelli più vicini alla riva comprano anche il vino. Cibi semplici, frutta selvatiche, selvaggina fresca e latte rappreso. Si liberano dalla fame senza raffinatezze né eccitanti. Contro la sete non hanno la stessa temperanza. Il passare il giorno e la notte bevendo non disonora nessuno. Se asseconderai la loro ubriachezza, offrendo quanto desiderano, li vincerai più facilmente col vizio che con le armi. Si compiacciono particolarmente dei doni dei popoli vicini, mandati dai privati o dallo Stato. Cavalli scelti, grandi armi, ornamenti e collane. Ormai noi abbiamo loro insegnato ad accettare anche il denaro. Osservano enormemente gli auspici e i sortileggi. Questi sono semplici. Tagliano un ramo staccato da un albero fruttifero in pezzetti distinti mediante segni conosciuti e gettano questi a caso e all'impazzata sopra una veste candida. Benché mirabilmente moderati nelle occupazioni serie, essi giocano a dadi con tale furore di vincere o perdere che, fallito ogni tentativo, con un colpo disperato, puntano la loro libertà e il loro corpo. Il vinto accetta questa schiavitù volontaria. Quantunque più giovane e più forte, si fa legare e mettere in vendita. Tale è la loro pervicacia nel vizio che essi chiamano buona fede.
vendono subito gli schiavi acquistati in questo modo per assolversi da una vittoria indecorosa. Nessun altro popolo è più largo di banchetti e di ospitalità. Considerano illecito allontanare un mortale dal proprio tetto. Secondo i propri mezzi, ciascuno lo accoglie con le migliori vivande. Se queste mancano, chi prima lo aveva ospitato gli mostra un'altra casa e ve lo accompagna. Entrano nella casa vicina non invitati. Ciò non crea differenza, sono ricevuti con uguale umanità. La persona conosciuta e l'ignota, davanti al diritto di ospitalità, non sono distinte. Quando parte, se chiede qualche cosa, è abitudine concedergliela. Vi è la stessa facilità nel chiederla. Godono dei doni, ma non contano i già fatti, né si sentono obbligati da quelli ricevuti. La maniera di vivere con gli ospiti è affabile. Allora, è pronto da mangiare? Siamo in diretta? Sei in diretta? In diretta dove? Ando io. Instagram? Ma che? Su YouTube? Su YouTube? Fammo l'altro brindisi, ragazzi? Aspetta, che Ma la pizza qui non se la mangia nessuno? No, quella La lasciamola pizza che già se la lasciamo. mangiamo con la sugna. Ah, Con la vabbè. cipollata, ok, Giusto. sarò serio, visto che siamo in diretta sarò serissimo. Questa ricetta qua si chiama cipollata romana, Fregna. senza fregna, però cipollata romana. Ci abbannano! Si chiama cipollata romana, questo si chiama... Cazzo sta a fare tu? Con la luce pare il minatore. Skol! Tanti ragazzi. Niente, Prendi e giù. cipollata-